Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a rispondere a questa domanda: che bella notizia stai per ricevere? Eh sì, sempre con il nostro approccio della tarologia co-creativa, laddove vediamo il fatto, vediamo la notizia, vediamo che energia ha questa notizia e come co-creare con questo evento, ok? Allora, abbiamo due varianti, le potete scegliere entrambe e alla fine di ogni variante risponderò a una vostra domanda sì o no, va bene? Sì o no. Quindi magari potete scegliere una variante e se vi attira di più una variante come discorso complessivo, narrazione complessiva, e poi scegliere l'altra variante se avete due domande, potete andare direttamente alla domanda sì o no. E quindi potete fare due domande e scegliere due varianti per due domande diverse. Allora, ragazze mie e ragazzi, che bella sorpresa stai per ricevere. Partiamo dalla prima. Allora, metto prima di tutto gli oracoli. Che bella notizia stai per ricevere. Vediamo un po' che energia c'è. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Che bella notizia stai per ricevere. Vediamo un po' di che cosa parlano le energie. Momento video sempre valido, dal momento in cui lo guardi. Il vento cambia direzione. Secondo le regole, serendipità. Qua mi stanno raccontando che c'è un'occasione da prendere al volo. Il vento cambia direzione in funzione di una sensazione che tutto stava andando secondo certi parametri, certe regole. Ok? Quindi serendipità è la carta dell'occasione, quindi è una notizia che proprio non ti aspetti, perché è come se stessi, no? Qua c'è tutti in riga, no? Che vanno verso sinistra, verso il passato tendenzialmente, no? E quindi è come se in una situazione di, sai quando sei concentrata su alcune cose, vai dritta, a un certo punto, boom, l'occasione, che non la stai pensando, che non la stai, cioè stavi concentrata o concentrato su altro, ma cambia direzione in funzione di un'occasione, Non sto dicendo che state in una condizione difficile, cioè, è una cioè stai guidando, stai facendo le tue faccende, stai facendo le cose, quindi non ci stai pensando, boom, arriva questa occasione qui. Vediamo un po' di che cosa parlano. Che bella notizia stai per ricevere, qualcosa che ti alleggerisce, qualcosa di wow, 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 così. Vediamo. Che bella notizia stai per ricevere, facciamo una struttura a piramide. Imperatore, vedi le regole, imperatore. Il matto, e questa è la notizia. O comunque qualcosa di nuovo. Potrebbe essere un incontro fortuito, Allora, potrebbe essere un incontro fortuito proiettato a maggiore leggerezza, qualcuno che ti invita a fare qualcosa, a uscire fuori, un incontro, qualcosa che alleggerisce una certa rigidità. È una bella notizia, può essere un invito a celebrare qualcosa insieme, un festeggiamento, una laurea, il superamento di un esame. Qualcosa che ha a che fare con un alleggerimento da certe strutture più, non dico pesanti, ma sai quando ci si inquadra in delle regole, no? E potrebbe essere anche il risultato di un esame, di un concorso, qualcosa da festeggiare che apre lo spazio a qualcosa di nuovo. Sì, molti di voi stanno facendo
a bomba la pratica dell'imperatore del matto, proprio per alleggerirsi da pesi, restituire il potere, mi affido, no? Nel viaggio erotico degli arcani. È una notizia che porta alleggerimento, una bella notizia che porta alleggerimento. Ancora, vediamo cosa ci raccontano. E qua c'è una condivisione di cuore con qualcuno. Per alcuni di voi è l'incontro con una persona nuova che porta una vera condivisione. Mi può parlare d'amore proprio, nelle relazioni, da una certa rigidità, stabilità, certe cose. Magari stai vivendo il tuo quotidiano in modo diligente, professionale, eccetera, le cose che devi fare. Questa lettura mi sta parlando di una bella notizia che arriva, che alleggerisce l'incontro con una persona che rispecchia le tue qualità animiche, può essere anche una persona che ti presentano altri amici, un'uscita imprevista che, oh, mi sono innamorata. Mi- Chi era quella, la canzone di quell'autore? Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Non mi ricordo, mi viene in mente quella canzone lì. Ehm, cioè, qua c'hai da fare, però il senso qual è? Che non stavo pensando proprio a quello. Quindi mi può parlare sia d'amore, ma non solo nella sfera amorosa, è relazionale. Mi stanno dicendo che da molta rigidità si apre qualcosa di bello, di un incontro con questa persona, con più persone o con delle persone con le quali c'è un vero scambio, ci si sente compresi, ma c'è molta leggerezza, c'è bellezza in questa leggerezza. Vediamo cos'altro. 5 i denari e mi dice che ultimamente abbiamo sentito una sensazione un po' di pesantezza legata al sentirsi esclusi da una cerchia o da qualcuno. Il 5 denari mi parla della mancanza, della penia, di non sentirsi abbastanza o, o sentirsi esclusi da un gruppo, da una persona o dalla vita stessa o dalla bellezza della vita o dalla leggerezza, perché il vento cambia direzione in funzione di una certa rigidità psichica, rigidità mentale. Qua io vedo un incontro con qualcuno che avete attraversato magari le stesse dinamiche interiori e quindi ci si può sentire riconosciuti negli occhi dell'altro, no? È una persona che comprende le tue fragilità, ti senti riconosciuta perché entrambi le avete vissute queste fragilità. Il 5 denari è la dea della penia, sentirsi abbandonati, esclusi, ehm, delle persone che supporta. C'è un giro del destino qua, anche se non è uscito la ruota, però il vento cambia direzione, è un giro del destino che alleggerisce. La buona notizia, la bella notizia è quella che ti sentirai, è come se condividere un, non un peso con qualcun altro lo alleggerisce, ma condividere una dimensione psichica senza bisogno di rigidità, ti alleggerisce. Sì, anche una riuscita, anche una riuscita, una felicità sulla base di una riuscita, riuscita, uscita fuori da una sensazione di angoscia, di privazione, magari di controllo, no? Mi stanno raccontando che qua che fondamentalmente la leggerezza è la chiave per come prendere anche le cose serie. Se vogliamo ancora andare più in fondo al messaggio, la leggerezza è la chiave e ci sono persone, non sei sola, non sei solo. La bella notizia è che non sei sola, non sei solo, oltre a quello che ti ho detto. Persone con le quali condividi un nuovo punto di vista che ti alleggerisce da magari certi pesi, ok? Sì. Vediamo cos'altro ci raccontano. 5 di bastoni e infatti qua c'è una sorta di tensioni anche con altre persone, no? 5 di bastoni, dei pesi, allora qua dei litigi che ti stanno costando un po' o delle discussioni con qualcuno, dei pesi che stai portando in merito a delle discussioni o a delle circostanze con delle persone, magari lavorative o di controllo o sono pesi tuoi
è come se mi parla, allora qua mi stanno raccontando una cosa netta, da resistenza, da non ce la faccio più, controllo, a leggerezza. Quindi la bella notizia ha a che fare con uno svuotamento di pesi inutili. Magari stai pensando a delle discussioni che hai avuto con qualcuno o a delle situazioni in cui non se ne veniva a capo, non se ne viene a capo, portare i pesi di questa circostanza. Cos'altro? Guarda, e quello che la bella notizia è che tutto questo finisce e questo è tu attivi la tua capacità di ricevere, l'imperatrice. E quindi l'imperatrice qua mi sta raccontando della fioritura, fioritura, capacità di ricevere e di generare qualcosa di bello, di nuovo. E tutto questo. Allora, l'imperatrice parte il fiorire dell'imperatrice non parte da una necessità di piacere a qualcuno o dal mendicare, no? Il proprio diritto di esistere, ma il piacere dell'imperatrice arriva quando c'è successo perché tu incarni il tuo valore personale. Qua hai delle persone che c'è qualcosa di nuovo che arriva dove tu incarni il tuo valore personale e vieni riconosciuto o riconosciuto per questo. Quindi, laddove hai dovuto lottare per farti comprendere, laddove hai dovuto lottare per farti capire, laddove hai dovuto mm, credere che eh, bisognava lottare per farsi valere, questo è il senso. Ecco, ha varie sfumature, no, questa lettura. Poi più aggiungiamo carte, più le sfumature si fanno più sottili, vanno nel profondo. Qua eventuali discussioni che hai potuto avere era per riconoscere, per temprare la tua forza e riconoscere che non dovevi portare tutto il peso da sola o da solo, sentirsi responsabile di tante cose, tante persone o circostanze. Qua adesso tu puoi fiorire, mi stanno dicendo. Cioè, le dinamiche, le energie in transito qua che portano a questa bella sorpresa sono energie che hanno forgiato il tuo fuoco interiore, no? E ti sei resa conto, tu sei una persona che sa portare addosso tante responsabilità, eccetera, ma il fatto è che queste responsabilità sono veramente mie, cioè tu ti assumi la responsabilità delle tue cose, no? Anche se ogni cosa che noi viviamo siamo responsabili di quelle immagini, quindi un conto è sentirsi responsabili di quelle immagini, un conto è farsi carico delle problematiche degli altri. Questo voglio dire. Vediamo cos'altro. 4 di denari. Qua tu è come se mettessi un po' dei confini a certe situazioni. Non ti fai più carico di cose che non sono tue fondamentalmente, cioè ti fai carico delle responsabilità delle immagini che proietti, ma alla fine col 4 di denari tu custodisci dentro di te un valore che non è, non si può svendere, questo è il senso. Vediamo cos'altro. Può anche essere l'arrivo di una notizia di un lavoro nuovo, di qualcosa di nuovo, dove ci sono persone veramente affidabili che ti danno questa possibilità di fare qualcos'altro, va bene? O ti accendono l'idea di fare qualcos'altro. E il punto qua è avere il coraggio di aprirsi, perché questa cosa, la bella notizia che arriva quasi che non te l'aspetti. Ok, magari siamo pregni di condizionamento, di cose nostre nella testa e un po' di restrizione nel volersi completamente dare a questa opportunità. O che arriva da qualcun altro che arriva, o che arriva generando, gli dei te la generano dall'interno, no? Un po' il coraggio di aprirsi su questa opportunità. Che cos'altro? Regina di coppe, io vedo che qua tu torni a essere contenta, contento, più serena, o sereno, assolutamente sì. La giustizia mi dice che qua tu prenderai delle giuste decisioni in conformità di quello che senti, senza rabbia, senza timori. Per alcuni di voi si sistemano anche delle situazioni con delle persone, C'è una capacità di ascolto più profonda. La giustizia mi parla di situazioni che si sistemano
si sistemano, decisioni prese in conformità di un sentire profondo e non dallo stress, non dalla rabbia, e un alleggerimento di carico, di peso. Anche situazioni legate alla burocrazia, ai contratti, eccetera, si risolvono perché ti vedo contenta o contento, magari non ci pensavi più. Cos'altro? Sei di denari, assolutamente sì, il giusto dare e il giusto avere. Ricevi anche a livello di denaro, magari un denaro che non lo stavi più aspettando, qualcosa, qualcosa che non aspettavi a livello pratico e materiale. Ma soprattutto il 6 denari come carta qui finale mi sta raccontando del fatto che tu non mercanteggi più chi sei, avendo riconosciuto il tuo valore pieno. Perché il 6 denari quando è che noi diamo oltremodo? Quando crediamo che darci oltremodo senza riconoscere il nostro valore significhi farsi accettare dall'altro e quindi anche il giudizio degli altri. Quando esce l'imperatrice al centro stessa, dopo aver avuto tante vicissitudini che ci hanno permesso di testare il nostro valore, la nostra forza, di non farci più carico di ciò che succede intorno a noi, ma solo responsabili delle nostre immagini, no? Allora noi diveniamo co-creatrici o co-creatori di quelle immagini, e laddove immagini di confronto con gli altri potevano sembrarci pesanti, diventano degli strumenti di forza, di potere. Il Sedenari ci insegna che ciò che hai magari dimenticato ti torna adesso, va bene? Ti torna, ti rientra. Ehm, Ed è questo, cioè volevi un po' di alleggerimento da alcune cose, qua era la mente soprattutto che ti guidava, no? Qua tu riconosci pienamente il tuo valore, ma non solo, perché hai delle persone intorno che sostengono questa cosa. Quindi la bella notizia che sta per arrivare è un riconoscimento in termini o di denaro o di appoggio, di amore, di qualcosa che proprio quasi non ci pensi più, non ci stavi pensando più. Sì, qua ci sono pratiche importanti. Imperatore e imperatrice e il matto. Magari stai già lavorando su questi archetipi perché è il divino femminile e il divino maschile in equilibrio dentro di te, no? Quindi quando il divino femminile non è in equilibrio si dà oltremodo per essere accettato, quando il divino maschile non è in equilibrio e cerca il potere e il controllo sulle situazioni, no? E quindi cerca di conquistarle. Quindi tutto quello che ti sta accadendo era funzionale a un nuovo inizio relazionale con la vita affinché questi archetipi venissero integrati. E quindi anche se non te ne sei accorto, ci sono adesso la bella notizia ha a che fare con l'adempimento di questi archetipi. Sì. Vediamo con questi altri oracoli. Mettiamoci questi. Cioè, qua tu vuoi mettere in equilibrio, sono due carte di grande equilibrio, no? Ciò che senti. Però mi viene fortissimo che ti sei fatta o fatto carico anche dei problemi di altri qua. Tu non devi farti carico del problema di altri, devi farti responsabile delle immagini che proietti comprensive gli altri. Ok? È sottile, ma chi sta facendo le porte, lo sa bene, no? Sono tutte immagini con le quali entrare in relazione. Allora, cosa rispondono ancora gli spiriti rispetto alla domanda che bella sorpresa sta per arrivare? Che bella notizia. Per molto è entrata di denaro, quasi che non ci pensavi più. Sì, il perdono, perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà.
Questa è la carta del rilascio energetico, di quando si investe tanta energia su qualcosa e ci si stanca, oltre al perdono in sé. Allora, questa è la pacificazione. In natura non esiste il perdono, noi possiamo pacificare le immagini perturbate. Se state facendo la porta del mattino, la porta di agosto, no? Questo video è valido in qualsiasi momento, ma tu già le pacifichi facendo la porta. La trovate qua sotto all'info box tutte le informazioni. Allora, gli spiriti ti stanno dicendo perdono, perdonati, lasciati perdonare. Allora, questa è la regina di coppe con la giustizia. Che cosa significa? La regina di coppe è la sciamana delle emozioni. Quando hai delle emozioni, stanno dicendo, accoglile senza trattenerle, cioè senza controllarle, senza giudicarle. Emozioni relative soprattutto a competizione, contrarietà con altre persone, no? E questo è ciò che genera la co-creazione con le immagini e ti dà la possibilità di ricevere quello che hai dato, va bene? Non facciamo mai letture passive. Quindi la tua vita sta migliorando, mi stanno dicendo, sulla base di un equilibrio maggiore raggiunto, perché l'equilibrio maggiore raggiunto è laddove tu senti il tuo valore, sai chi sei, samasati, lo custodisci e da qui prendi delle decisioni che portano all'equilibrio nella tua vita, laddove non devi dimostrare niente a nessuno, ma non con rabbia, cioè io esisto perché il diritto a esistere, e quindi quando senti il diritto a esistere tutto fluisce. Vediamo cos'altro. Guarda con occhi nuovi è il matto. Cambia il tuo punto di vista e trovi la risposta. Qua arrivano le risposte che stavi aspettando, perché sei tu, grazie alle pratiche, alle porte, alle pratiche sciamaniche, che cambi il punto di vista. Quando cambi il punto di vista ti ritrovi a vedere cose che non avevi visto. E qua già me lo preannunciano che troverai delle risposte. Preannunciano questa buona notizia. Sì. Mettiamone un'altra. Semplicità, vedi, questo è il 3 di coppe, il 2 di coppe, la via più semplice è quella più sicura. A volte la mente pensa che dobbiamo... No, gli spiriti ti stanno dicendo fai una cosa alla volta, le cose semplici, un caffè con gli amici, un qualcosa che ti cambia. Allora, qua mi stanno parlando di qualcosa che cambia il punto di vista da una certa rigidità, portando leggerezza e porta soluzioni e riconciliazioni o situazioni in equilibrio. La buona notizia è che qualcosa torna in equilibrio dopo che c'era molta tensione. Mi spiego? Vediamo cos'altro ci raccontano queste. Anche una situazione d'amore si sistema, per ognuno di voi sarà diverso, però si sistemano le cose a partire dal fatto che tu riconosci il tuo valore. Mi raccomando, non prenderti in carico i problemi degli altri, ma solo le responsabilità delle tue immagini. Persegui la felicità. Nunca te disculpes por lo che trae allegria. Allora, qua ti dice non sentirti in colpa per quello che ti dà godimento e ti fa piacere. Se ti invitano fuori e tu hai tante cose da fare, ti senti responsabile verso alcune persone o circostanze, non ti sentire in colpa e vai a farti quella cosa. Solo tu sai dove realmente ti senti appartenere e dove puoi incontrare il tuo spazio sicuro. Segui questo tuo diritto, no? E questa carta è un po' l'epilogo di tutta questa lettura. È come se non ti fossi sentita, non ti stessi sentendo in diritto di godere, di seguire una certa strada piuttosto che un'altra, perché le discussioni con gli altri ti appesantiscono, il modo di pensare di alcune persone ti appesantiscono. No, proteggi la tua energia in questo senso, non ti sentire in colpa se vuoi fare delle cose. E questo porta a questo equilibrio qua. Sì. Vediamo cos'altro ti dicono questi.
sempre in merito alla domanda, che bella notizia stai per ricevere. Il cerchio è la comunione questa. Delle persone ti aiutano, ti sostengono, il 3 di coppe, il 2 di coppe, non sentirti sola. Il fatto, la notizia che stai per ricevere, la bella notizia è che non sei sola, non sei solo, quindi è l'unione che fa la forza. Ti viene dato tutto ciò che ti meriti, ma a partire dalla prerogativa che tu ti faccia responsabile delle tue immagini e non dei problemi degli altri, in tal senso. Che tu mantenga uno spazio sacro, il tuo, va bene? Bellissima, bellissima lettura. Adesso ragazze mie e ragazzi ti chiedo di pensare a una domanda. Fammi una domanda e io ti risponderò sì o no. Poi laddove devo argomentartelo, te lo argomento. Allora, chiedo al mio amante mistico di rispondere alla tua domanda. Sì o no? Asso di bastoni, paggio di denari, cavaliere di spade, 4 di bastoni, re di spade. Assolutamente sì. Assolutamente sì. È un sì che ti chiede, come ti ho detto prima con l'imperatrice, di diventare protagonista della tua scelta, perché la vita ti offre una possibilità reale. Ogni grande risultato nasce dal passo concreto. Non rimandare più ciò che va fatto con decisione. E il 4 di bastoni parla di una stabilità che può finalmente essere raggiunta, e il re di spade mi parla del fatto di non lasciare che i dubbi prendano il posto della tua chiarezza. Quindi va fatta l'energia è favorevole, la porta è aperta, va bene? Parte sempre dall'imperatrice, va bene? Quindi ragazzi miei ragazzi, io concludo qua e passo all'altra variante. Se mi segui anche lì, se hai una seconda domanda, e ci vediamo di là. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Vediamo prendiamo prima di tutto gli oracoli e vediamo che bella sorpresa, notizia stai per ricevere. Allora, mettiamoli qua. Vediamo qual è l'energia di questa notizia. Che bella notizia stai per ricevere. Che bella notizia stai per ricevere. Cosa dicono gli oracoli? Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia, bellezza e cooperazione. Che bella notizia stai per ricevere. Arrivare al traguardo. C'è un traguardo qua che si raggiunge, verso cui sta andando l'energia. Qualcosa, qua abbiamo un leopardo, c'è molta forza, molta energia yang. Tagliar legna. L'isola del tesoro. Mi stanno raccontando che è una bella notizia, mi può parlare anche di soldi, di economia, È qualcosa che stavi aspettando, può parlare di soldi, di economia, qualcosa che ricevi. La carta di tagliar legna mi sta raccontando dello spazio pulito che c'è verso il raggiungimento di questa notizia. È la bella notizia che parla di una sorpresa, un tesoro che non è soltanto a livello di denaro, è un tesoro che
stava andando piano piano, no? Che era già in arrivo per te e la tua energia voleva raggiungerlo, però cosa c'era in mezzo? Fare spazio affinché la bella notizia arrivasse. Questo è il grande lavoro che state facendo, il lavoro sciamanico con le porte, no? E quindi chi non sta facendo il lavoro sciamanico sulle porte, comunque vi invito a farlo perché come vedete iniziate a co-creare con il divino e arrivano tesori inimmaginabili che in un altro stato di coscienza non sarebbero mai arrivati, no? Quindi qua si vede chiaramente che sta arrivando qualcosa di prezioso, una bella notizia preziosa che ha a che fare con una situazione che fa pulizia, una situazione nuova, una rinnovata gioia per qualcosa che arriva, qualcosa di prezioso che la tua vita sta attraendo, qualcosa di prezioso. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Che bella notizia sta arrivando. Re di coppe, la temperanza, 6 denari. Ti dico subito che primariamente è anche una guarigione fisica. Una guarigione fisica, ti dico primariamente che è questo, ma anche l'entrata di denaro. Guarigione fisica, psicofisica, entrata di denaro, una persona che sostiene, una persona... non lo so se questa è un'altra persona o la tua stessa energia, tanto poi è la stessa cosa, no? E mi parlano di energie di equilibrio delle energie interne e anche quindi esterne di conseguenza. Il Re di Coppe è il sovrano delle emozioni, è colui che ha passato i suoi moti interiori, adesso si siede sul trono delle sue emozioni, è il sovrano, no? E quindi siccome sono le emozioni che generano le manifestazioni, la realtà, e quindi l'alleanza con le emozioni permette di farti entrare dei tesori nella vita pratica, quindi ciò che è visibile, il corpo, la vita pratica, la materia. 4 di bastoni, mi parla anche qua di una ritrovata proprio felicità e allegria, di gioia condivisa con delle persone. Mm, gioia condivisa con delle persone, anche una ristrutturazione in casa, qualcosa in casa che ti fa felice. Il 2 di coppe, qua. Allora, mi stanno raccontando che c'è un bellissimo equilibrio tra il dare e l'avere con una persona. Quindi una bellissima notizia, vedo anche un incontro con una persona che ti fa molto felice. E dove sta il punto fondamentale qua? Che bisognava far pulizia per vedere esternamente a sé una persona che riconoscesse il proprio valore, perché tu ti sei alleata con le tue emozioni. Quindi la bella notizia che è in arrivo per te è che riconoscerti negli occhi di un'altra persona senza aver bisogno di dimostrare di dover essere diversa o diverso da quello che sei. Vedo un festeggiamento, vedo un'allegria. Il punto diciamo centrale qua era che hai lavorato molto sulle tue emozioni. E quindi la bella notizia ha a che fare su questo lavoro interiore che porta molta gioia e condivisione. Anche qua vedo casa, un incontro in un luogo ristretto, un tesoro che scopri, riconoscere che dopo tante fatiche per armonizzare le proprie emozioni si è riusciti, e questo lo si può vedere all'esterno nella manifestazione di connessione o una connessione dove ci si riconosce l'uno negli occhi dell'altro, no? Mm, sì, è molto bella questa lettura. E anche l'arrivo di un tesoro d'amore. L'arrivo di un tesoro d'amore. Che ha come base, noi facciamo tarologia co-creativa, quindi nella misura in cui tu stai lavorando con le tue emozioni, a mezzo delle porte o delle pratiche sciamaniche, questo è in arrivo per te. Perché c'è la tartarughina qua con il tesoro? Perché o lo stavi aspettando da tempo, ma non c'è più l'ansia, no? E allora, boom, eccolo qui.
nella misura in cui noi non ci approcciamo alle nostre emozioni, questo è in arrivo per te, ma può metterci più tempo. Mi spiego quello che voglio dire. Con la tarologia co-creativa noi non è che acceleriamo i tempi, ma diamo finalmente al tempo una qualità, cioè, come dire, tutto dipende dal modo in cui ti relazioni alle tue emozioni. Ecco, e qua abbiamo anche l'arrivo di una persona che è veramente un tesoro, una persona molto equilibrata, che porta pace, una persona che ti fa sentire abitare uno spazio sacro insieme a lei. Mi può parlare d'amore, mi può parlare di connessione lavorativa all'interno della quale ti senti riconosciuta o riconosciuto, partnership lavorative, dove puoi fare un lavoro che si occupa anche della guarigione degli altri, dove viene riconosciuto il tuo traguardo raggiunto emotivo e che porta insegnamento anche agli altri, o una guida, sì, scopri un tesoro in una guida che rispecchia il tuo maestro interiore. Diverse sono le declinazioni, no? Però è una bellissima lettura. Vediamo cos'altro ci raccontano sempre in merito a che bella notizia sta per arrivare. 3 di bastoni, regina di denari, il giudizio, caspita, la papessa, l'anima ti ha chiamato forte, ti sta chiamando forte, tu hai risposto alla chiamata dell'anima usando la tua saggezza, la tua intuizione, riconoscendo perfettamente quello che hai davanti e chi hai davanti. Allora, questa bella notizia ti sta portando verso un nuovo orizzonte che ti permetterà di realizzare maggiore fiducia in te stessa o in te stesso, maggiore stima in te stessa, in te stesso, e un sostegno da tutti i tuoi avi, dai tuoi antenati, con la carta del karma qua. E la papessa mi racconta di quanto gli antenati, a mezzo della tua intuizione, ti abbiano guidato fino a questo momento, nel iniziare a fare dei passi verso il tuo nuovo orizzonte, che è fatto della tua maestria. Qua ricevi una chiamata che stavi aspettando, che intuitivamente la stavi sentendo, anche a livello fenomenico proprio, che ha come base quello che ti ho appena detto. La forza, qua si è girata da sola, wow, il matto, qua il coraggio di saltare in qualcosa di nuovo. 9 di bastoni. Le sfide della vita ti hanno temprato, non ti hanno abbattuto, e mi stanno raccontando che c'è qualcosa di nuovo che arriva nella tua vita, che con forza, determinazione e resilienza tu accoglierai. Qualcosa di nuovo grazie al fatto che le sfide ti hanno temprato e al tempo stesso ti permettono di non aver perso mai, ti hanno permesso di non perdere mai la fede. Questa sorpresa ha a che fare con qualcosa che tu intuisci essere perfetta e che genererà frutti anche nel tempo. Anche il coraggio di recuperare un rapporto per alcuni di voi. Qua ci sono ovviamente l'arcano della forza, l'arcano del matto. Chi sta facendo il viaggio erotico negli arcani sta insistendo su gli aspetti di Ercole e di Hermes, no? Con il matto, e di Dioniso, scusami. Quindi il coraggio di attraversare le proprie paure, il coraggio di abbracciare le proprie emozioni fondamentalmente, e di avere il coraggio di abbracciare le proprie emozioni, di saltare verso il nuovo, senza arrendersi. L'hai fatto tante volte questa cosa comunque. Sì. Tu hai una grande forza, una grande resilienza di avere fede in quello che ti sta capitando, in quello che si nota forte da queste carte.
Wow, e ne arriva una grande occasione, un'occasione d'oro, l'asso di denari. Per me è come il sole l'asso di denari, eh. Il sole che si manifesta nella materia, si concretizza con delle opportunità. E qua c'è una grandissima opportunità. Che ancora adesso non stai vedendo completamente probabilmente. Allora, questa opportunità qua dell'asso di denari è possibile se continui a perseverare dentro le tue, se continui a perseverare in quello che stai sentendo forte, essendo guidata o guidato dalla tua intuizione, anche quando la strada non è chiara, anche quando la mente razionale non ha il controllo sulle cose, di perseguire in quello, perché l'opportunità sta dietro, cioè dietro la confusione che tu puoi avere in questo momento c'è una grande opportunità. Allora la luna ti insegna a fidarti dell'intuizione, come ti insegna anche la papessa. E qua c'è anche l'arcano della papessa, me l'ero dimenticato, nel viaggio erotico degli arcani. Come vedete, gli arcani maggiori, nel viaggio erotico che stiamo facendo degli arcani, sono le bussole per realizzare gli aspetti degli arcani minori, per realizzare le manifestazioni nella vita concreta, no? Vediamo cos'altro, la sorpresa, la notizia. Sì, re di spade. Allora, mi dicono di mantenere le idee chiare. Segui le tue idee che ti vengono dall'intuizione, solo quello, perché seguendo le idee che arrivano dall'intuizione, nonostante ci possa essere confusione iniziale, tu accedi a questa opportunità. Quindi la notizia che sta per arrivare è una grande opportunità, bellissima, ma non parla solo d'amore qua, anche un'opportunità di realizzare magari qualcosa di nuovo nell'ambito lavorativo o pratico. E io credo che ci sono anche delle figure che ti aiutano a fare chiarezza su certe questioni pratiche. Sì, su certe questioni pratiche. Fammi vedere su quel 2 di coppe un attimo. Sì, il sole. C'è una connessione che porta molta felicità. Una connessione che porta molta felicità qua. Una connessione è un tesoro di connessione. Ripeto, o nell'ambito amoroso, o nell'ambito lavorativo, o nell'ambito relazionale. Una connessione che porta molta felicità. Ma non mi stanno parlando solo di quello, perché mi stanno parlando anche sul piano pratico. Un'opportunità di lavoro qua, Anche una persona che aiuta a fare chiarezza nella nebbia, laddove è necessaria una chiarezza, magari una persona che ha una competenza in particolare. Vediamo cosa ti dicono queste carte qua. Dove stanno? Ecco. Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento. Vedi, è come ti ho detto qua. C'è una persona, la tua stessa capacità di discernere, che ti farà prendere delle decisioni in conformità con la retta via, laddove c'è confusione. Va bene? Cos'altro? È un nuovo inizio, te l'ho già detto. Si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. E mi parla del nuovo inizio, che ha a che fare con, dopo tagliar legna, no? Fare pulizia, questo nuovo inizio porta a una situazione più interessante, proficua, bella. Sì. Cos'altro? Osserva con attenzione quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Molte volte crediamo che quello che cerchiamo è al di là del nostro naso, cioè è al di là di quello che vediamo, ma non è così. E quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi, ti accorgerai di quello che c'è, rivelando una grande sorpresa. Rivelando una grande sorpresa. Questa è una sorpresa proprio, Vediamo cosa ti dicono queste.
Cosa ti dicono gli spiriti a mezzo di queste carte? Quale buona notizia sta per arrivare? Allora, abbiamo misticismo e c'era già la papessa e ti ho già detto segui l'intuizione. Segui l'intuizione perché stai avendo la chiamata dell'anima per avere maggiore stabilità, per un nuovo orizzonte, per qualcosa, segui l'intuizione. Sei una mistica, sei un mistico, segui l'intuizione anche se le tue paure potrebbero offuscare la tua decisione. Segui l'intuizione e prendi quella come decisione. Poi abbiamo è destino che ci sia questa realizzazione e qua mi parlano della tristezza che hai potuto attraversare per arrivare a questo traguardo. Ma era una tristezza funzionale alla realizzazione, mi stanno raccontando, va bene? Vediamo adesso con queste carte qui. Senza pressione. Allora, cuando quieras más, no te empujes a ti mismo ni a los demás para obtener más. Da más que tú ser puro y genuino y la vida mediamente sin sforzo. La suprema condotta è assenza di sforzo, senza pressione. Allora, gli spiriti ti stanno dicendo in questo momento che non devi affannarti per raggiungere il risultato, perché qualsiasi risultato sia, perché adesso vedo che ci sono delle energie bellissime, non devi provare a controllare le situazioni, devi seguire solo le intuizioni, perché lo sforzo non viene dall'anima, viene dalla mente che abbiamo di dover, dalla mente, dai suoi condizionamenti che credono che dobbiamo fare, dobbiamo fare, dobbiamo fare. No, no, tu devi soltanto esprimere l'intento e lasciare che gli spiriti ti portino ciò che desideri senza premere, e questo è il senso, no? Vabbè, questo lo insegniamo sempre comunque. Seguire l'intuizione senza controllare come i tuoi desideri arrivino, perché dice senza sforzo la vita ti porta quella cosa. E quindi per alcuni di voi volete raggiungere qualcosa, prima del raggiungimento di quel tesoro, quando meno ve l'aspettate, c'è pulizia da fare al centro, no? E ecco, questa pulizia può essere fatta in un istante, in un giorno, in 10 giorni, 20 giorni, in un anno, va bene, a seconda del livello di consapevolezza che avete e con la quale, con il livello di consapevolezza che vi permette di relazionarvi agli eventi in un modo o nell'altro. La lettura mi sta raccontando un grandissimo potenziale che c'è dietro a una nebbia che magari non si vede in questo momento. E qua ricevi supporti, ricevi aiuti, ricevi sostegno, è una bellissima lettura. Vediamo cos'altro ti dice questo. Il fuoco. Il fuoco, e molti di voi stanno finendo la porta di agosto, stanno bruciando lì tutto quello che abbiamo già detto, anche se questo è un video sempre valido, e ciò che hai lasciato andare si trasforma in nutrimento per la realizzazione dei tuoi desideri, quindi ciò che hai offerto alla terra, no? Ma al di là di questa parentesi, il fuoco racconta dell'energia della Kundalini che è la creatrice di tutto quello che vuoi realizzare e quindi è una sorta di promessa che il tuo fuoco, il tuo daimon ti fa affinché tu possa realizzarti, arrivare a quel traguardo, d'accordo? Bellissimo. Ancora con queste volevo mettere questi. In merito sempre alla notizia che sta per arrivare. Sì. Purezza dello spirito, conferme nei sentimenti. Prima di tutto la conferma di sentimenti. Purezza dello spirito, il fiocco di neve. Credo che abbia molto a che fare con
la purezza di spirito che noi utilizziamo per relazionarci con le nostre emozioni e con le immagini che il nostro daimon ci porta. Quindi qua è qualcosa, questa è una sorpresa, è molto simile all'altra lettura comunque, te lo dico, perché vedi quanta energia yang c'è qua, poi c'è energia yang che a livello mentale credi di stare utilizzando per realizzare qualche cosa, ma prima c'è la pulizia di tutto ciò che ti impedisce di realizzare quella cosa, e poi quando stai facendo pulizia, quando meno te l'aspetti, arriva questo tesoro. È lì che entra in gioco il fiocco di neve, con questa purezza dello spirito, la conferma. Sì. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti chiedo di farmi una domanda, qualsiasi domanda, io ti risponderò sì o no. Allora, chiedo al mio amante mistico di rispondere alla tua domanda, sì o no. La temperanza, 10 di bastoni, regina di spade, 9 di spade e il 9 di denari. Allora, è un sì, ma non immediato, cioè c'è un passaggio da alleggerimento, di alleggerimento e chiarezza, perché l'energia è favorevole con la temperanza, però serve un po' di pazienza, perché è come se qua la persona c'è il rischio di affrontare questa situazione con troppa fatica, troppe aspettative. Ecco perché la Regina di Spade chiede un taglio netto, no? A ciò che non serve più. La prova, diciamo, il 9 di Spade è un po' i dubbi, quello che possono far sembrare impossibile, quello che invece è possibile. La risposta finale è sì col 9 di denari, perché è la carta della realizzazione, della soddisfazione, e in questa posizione conclusiva conferma il sì. Quindi la risposta è sì, ma prima di raccogliere il frutto sei chiamato o chiamato ad alleggerire quello che stai portando sulle spalle. Cioè le paure e i pensieri possono farti credere che la strada sia chiusa, quando in realtà il vero ostacolo è il peso con il quale la stai percorrendo. Quindi ritrova equilibrio, non lasciare che l'ansia recida al posto tuo, e il risultato è favorevole. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io ti faccio grandissimo in bocca al lupo e concludo qua. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.